Tu che mi stai guardando, che gusti c'hai? The Sound of Love. E lo chiamo il ragù da paura. Primavera inoltrata, un bel ragù bianco, senza troppa salsa, io ce lo vedo, buono. Allora, oggi mi è venuta un'idea fantastica. C'era il mio amico Sandro, che ringrazio, è il macellaio mio qui del Mercato Trionfale, che stava lì a rifilare un po' di carne e io là, dato che c'ho amicizia così, no, sono un po' raccomandato, mi sono fatto da un po' di rifili. Guardate il cordone del filetto che tu manco gli dai, tu gli dai in sordo da questo qua, manco fai così, giri e te ne vai, invece questo è pazzesco. Poi ci famo ragazzi un ragù da paura. Mo, che vuoi fare? Ti devi dare la ricetta tutta quanta, mi raccomando, così faccio vedere come si fa sto ragù. Burro chiarificato, ci sta benissimo la carne ragazzi, parmigiano di quello buono. Poi funghi, questi funghi misti, c'è tipo sta famigliole, pioppini e c'è pure i funghi cardoncelli, quindi fa un mix. Cipolla, carota e sedano e un po' di salvia. Quindi iniziamo subito. La prima cosa che facciamo è il ragù. Quindi facciamo un ragù a pezzettoni, se è troppo grasso i pezzetti grassi togliamo, però così, a pezzi così. Non deve essere quella roba macinata, tutta quanta sottile sottile, che tante volte vedete carne trita sceltissima. La voglio vedere io con l'occhi mia. Io scelgo io, il macellaio va e opera. Quindi a pezzettoni così, a questa maniera. Io calcolate così lo faccio il ragù al mio ristorante, dove ci sta proprio i pezzettoni e lo chiamo il ragù da paura. Però quello è fatto col concentrato. Qua lo facciamo bianco, ok? Te Stefano un ragù che se lo sognano l'altri, capito? Se lo sognano. Ma col cazzo non lo mangia la mia bambina? Ma è buono, e faglielo mangiare. Allora al macellaio e dice, oh, invece da farci gli hamburger, invece da farci, che ne so, la carne trita, io voglio che me lo dai a me quei ritagli da bisteccuccia del filetto e guarda che ci facciamo un bel ragù. E che ragù ragazzi, vedi, tutto attaccato col grassetto questo qua, me lo sgrasso bene, ok? Mi metto lì, ci perdo un po' di tempo. Abbiamo capito che la carne da fare il ragù va scelta da noi e detta al macellaio da fatta da. Questo è poco ma sicuro. Cosa fondamentale, padella calda, superficie ampia. Andiamo a sciogliere un po' di burro chiarificato. Perché superficie ampia? Perché se no la carne tira fuori l'acqua, mi si lessa. Invece con una bella padella ampia non succede questo lavoro. Vedete? Bella, deve essere rotolata bene, non bollita, non la dobbiamo bollire. Le verdurine, quelle classiche, quindi carota, pelata, tagliate pure queste come capita, grossolano, ok? Così, andiamo così, si devono vedere, capito? Niente acqua, guardate che meraviglia. Cipolla, così, e andiamo a tocchettini, guarda. Ah, sedano, me lo schizzo in faccia. Sedano, guarda che belle coste, belle cicciotte. Lavatina, guarda qua che meraviglia, con sto sole, come si sta oggi a Roma. Pazzesco ragazzi, mi è da piangere, mi è. E tu mi dici, mica abbiamo cacciato noi da Roma, e che sei andato a Milano, c'hai ragione pure te, c'hai ragione. Bella che è, guarda qua. La carne è pronta, spengo il fuoco, assaggiamo se è buona. Taglio a listarelle, vai così, poi vado così, sempre a dadini. Qualcuno mi dirà, scusa per un attimo, che fai? Non metti le verdure insieme alla carne? No, facciamo in questa maniera qua, guardate, così. Tutte le verdure qua dentro, zac, belle. Il pezzetto del burro, non mi sta a dire che il burro è troppo, Tu calcola sto burro diviso 6 persone, che cos'è? Che cos'è? Niente. Allora, a me piacciono leggermente attaccate proprio alla padella, proprio. Quando le vedo attaccate belle alla padella, al tegame, vedete che cosa ho fatto?
Questo sarà il tegame dove vado a cuocere il ragù, mentre questa è la padella dove ho rosolato la carne. Perché se io metto la carne, la mettevo qui all'inizio per farla rosolare, che sarebbe accaduto? Sarebbe uscita un'acqua che non finiva mai, perché la superficie è stretta, la carne è sotto appiccicata e non si rosola, ok? Quindi lo so, tutte queste padelle stai tuzza, e dai, è buona, è meglio così. A questo punto unisco la carne. E qualcuno mi dirà, ma tutto sto ben di Dio, che facciamo? Intanto mescolo la carne, guardate qua che meraviglia, oh. Con le verdure, guardate che bello, come si vedono bene le verdure. Poi qua vedi, ho acceso il fuoco, vado a sfumare col vino bianco, perché lo vogliamo bianco, declasso, pulisco tutta bene la padella, qua così. Così devo pure pulire il fuoco, vedo, grande acquisto padella di ferro, vedete qua così. Una volta che sentite più l'alcol, ci siamo quasi, via, aggiungo qua dentro, così tutti abbiamo declassato bene la padella, pulita, guardate qua, così, perfetto. Mo, giratina, abbassiamo un po' il fuoco, aggiungiamo un po' di sale, così, mi piace moltissimo la salvia, metto qua, bella, solo come finisco così, coperto, mettiamo a 4, la mia induzione è fino a 9, metto a 4 e lascio cuocere, intanto devo preparare i funghi. Non sono obbligatori, però 2 funghetti ci aggiungerei dentro per dargli questo gusto così di terra, no? Li mettiamo proprio a cuocere in questa maniera interi, senza troppo. Ecco qua, cardoncelli, ok, a dadini, questi rimangono belli carnosi. Non è obbligatorio quello che sto facendo io, potete anche aggiungere, che ne so, gli asparagi, mo viene idea, i funghi secchi, perfetto, cioè ci stanno. O non potete pure mettere niente, soltanto con le verdure là. Io oggi li ho trovati, Paoletta mi ha messi a un prezzo buono e l'ho usato. Così, guardate che meraviglia, così, stufati proprio. Aggiungo un po' di acqua, o se c'è del brodo buono, e niente, facciamo cuocere. Per quanto tempo? E qua ci vogliono un paio d'orette, Guarda qui che spettacolo, guarda la carne com'è, morbidissima, guarda che spettacolo, bella come piace a me, bella, cioè bella accondita, con un ragù così, che volevo fare? Io lo sai che ho pensato a un fusillo, e questo è un fusillo particolare dei miei di Liguori. Calcolate che questa qua è un pacco particolare, un limited edition ormai, così si dice, perché è per festeggiare i 230 anni del pastificio Liguori. Quindi abbiamo una pasta di Gragnano IGP, a lenta essiccazione, fusilletto, guarda il fusillo, guarda qua che roba, E ora se fa una magnata che non finisce mai, ragazzi. Guarda qua. Questa ci vogliono 8-10 minuti di cottura. Nel frattempo leviamo i rametti di salvia, leviamo, eccoli qua. Se ci rimane qualche fogliolina va benissimo. Guardate che meraviglia, guarda. Ma se vedete che ragù ho fatto. Intanto preparo la padella dove vado a mantecare la mia pasta. Guarda qua che spettacolo. Guarda com'è. Mamma mia ragazzi, i funghetti, si vede tutto. Bella. La pasta è pronta, sempre 3 minuti prima, quindi l'ho levata a 6 minuti questa, 6 minuti, così gli diamo il tempo di insaporirsi bene qua dentro. Il segreto pure è che voi pensate che la pasta finisce da cuocere dopo fra 3 minuti, quindi con 3 minuti lei assorbirà. Sto ben di Dio, sta carne che si strappa tutta quanta, si spappola tutta quanta, meravigliosa. Un altro goccetto d'acqua,
così. Guarda che spettacolo. Bello. Senti questo rumore? Mettilo un po' un altro d'acqua, vai. Spengo, così la lasciamo bella morbida. Spengo così. Stop. Adesso. A gusti. Che gusti c'hai te? Tu che mi stai a guardare, che gusti c'hai? Io ci metto questo. Bello, stagionato, sottile sottile, guarda. La breccola pure per cascata. La breccola se la mangiamo, Guarda qua. Dato che è morbida, abbiamo messo un po' d'acqua. Adesso senti come fa. The sound of love. Guarda che spettacolo. Guarda qua che roba. Una bella grattata di pepe. Freschezza. Guarda che piatto. Ecco. Questo è come piace mangiare a me la pasta. Condita. Bene. Guarda qua. Guarda che roba. Due foglioline proprio così buttate di salvia in questa maniera. E così bevo pure un bicchiere di vino però. Bicchiere come piace a noi questo, a lattiti, qualcuno dirà ma è vino rosso, è un vino leggero rosso, fa 13 gradi e mezzo, che fa? Robetta. Vai, vediamo un po'. Qua c'è il rosso ragazzi, un bianco bello strutturato. Mi piace così a me, Prende tanta ciccia, buono. Mamma mia. Ragazzi, è un sogno, è un sogno. Sarà che non siamo più abituati, non mangiamo più spesso questi piatti così belli strutturati, come il ragù, capito? Che ci vuole tempo per farlo. Buono, buono, è un dolce, raga, un dolce. Ci sta pure bene questo vino rosso, calabrese, ma ci sta pure bene il rosso.